Stimatissimi Vapers, benvenuti finalmente nel mio canale. Oggi è sabato e parliamo di qualcosa di nuovo. Tra le mani ho già una piccola scatolina. Cosa dite? Andiamo a vederla? Come? Mancavano questi? Avete ragione. Ci vediamo di là sul tavolo. Ebbene sì, prima di aprire la scatolina guardiamo le etichette esteriori. La casa produttrice di questo clone è la SXK e parliamo del Monarch 2 RDA, rigorosamente made in Cina. Questa è la coroncina, il logo dell'atomizzatore Monarch, ma guardiamo il suo contenuto. Una volta aver estratto tutto il contenuto della nostra scatolina, ci troviamo un anello estetico o cosiddetto anello salvagoccia, il nostro atomizzatore estratto dalla sua bustina e la classica bustina contenente le parti di ricambio e qualche accessorio. Esterno alle bustine un cacciavite a croce. Queste sono le prime spare part tradotte in italiano, parti di ricambio, 2 O-ring di tenuta, ulteriori 2 O-ring di dimensioni leggermente inferiori, 2 O-ring più minuti e ulteriori 2 O-ring ma di dimensioni diverse, concludendo con 2 viti con inserto a croce placate oro, per poi passare agli accessori: un cacciavitino con inserto a croce per la chiusura delle viti delle nostre torrette, un pin fisso placato d'oro con un serraggio a taglio. Permettetemi di presentarvi il Monarch 2, la seconda visione che hanno avuto i modder per creare un secondo atomizzatore. Per quanto alcune caratteristiche sono molto similari, apparentemente sembra un atomizzatore con una restituzione di vapore leggermente più chiusa rispetto al suo predecessore. È un classico ormai per chi ha anche avuto il Monarch 1, il discorso estetico che viene a conferire l'anello estetico cambia il suo design, soffermiamoci a guardarlo. Come sempre anche nella prima versione l'anello ha una grandissima altezza che arriva proprio al limite del nostro flusso dell'aria e hanno tenuto queste separazioni bicolore in Darlin nero nella sezione superiore dove viene alloggiato il nostro tip e nella sezione più bassa. Esteticamente così è molto bello, anche se onestamente non lo rinnego nemmeno nella versione naked, ovvero nuda. Un tip, vedete l'imbuto, quindi avremo 2 diametri diversi, il suo diametro inferiore sarà molto più minuto e quello esterno notevolmente più largo. La sezione in Darlin nero va incassata nella parte della campana, un'asola sola dell'aria. Esteticamente, esteriormente parlando, è veramente ben fatto. Guardiamo la parte inferiore, anche qui l'incisione della nostra corona, un seriale stampato al laser che lasciamo stare. Ho installato io il pin, in questo caso bottom feeder, che viene inserito tramite cacciavite a taglio, e anche sulla campana viene riportata la seconda incisione della corona, ma ne troveremo una terza. Tutte le sue parti, le sue caratteristiche naturalmente le andremo a vedere nella fase raggi X, ma prima di farlo vi faccio vedere almeno il cuore, il deck del Monarch 2, dove hanno scelto, vedete, questa particolare configurazione con 2 altezze diverse per quanto riguarda le mezze lune per il discorso dei flussi dell'aria. La torretta del positivo, almeno su questo clone, non è parallela al perimetro
del nostro deck, ma ha una leggera inclinazione. Non so se è una scelta per separarsi dal negativo che circonderà il nostro deck e la nostra campana. Ecco la terza incisione, la corona. La parte del flusso dell'aria è la chiusura della nostra resistenza, corpo unico, placcato d'oro, anche la vite del negativo sul corpo in acciaio 316 e placcato d'oro, come il nostro pin. La piccola sezione intermedia che separa la torretta del positivo e il nostro isolatore, che farà sì che il nostro liquido uscirà da questo lato e da quest'altro lato. Questo è il deck del Monarch 2. Una volta aver smontato il nostro atomizzatore in tutte le sue parti, è composto da ben 9 sezioni. Andiamo per ordine e iniziamo dal nostro tip. Camera cilindrica apparentemente, ma in realtà se la guardiamo dall'alto, la sezione arrivata a un determinato punto prende la classica forma ad imbuto. La lavorazione del tip apparentemente buona. Abbiamo un diametro interno di 5 mm.9, mentre la sezione esterna arriva quasi a 9 mm. Questa sezione in Ultem, che ultimamente mi vedo in molteplici atomizzatori, ma vi dico onestamente, io inizio un po' a titubare della scelta di questi materiali. Avrei indubbiamente preferito queste sezioni, ok, smontabili, intercambiabili, ma in acciaio. Soluzioni in Derling, soluzioni in Ultem, ho visto che montando su resistenze complesse inizia un po' a deficitare la resistenza al calore. Comunque Ultem con un Asola non ha alcuna inclinazione. Guardandolo di profilo si vede quella mezzaluna che l'abbiamo già vista nella sezione contrapposta del Monarch 1. A questo punto gli diamo un numero, visto che esiste il 2, per regalare una turbolenza al flusso dell'aria. E questa è la sezione di incastro con un O-ring di tenuta. Vi faccio vedere un dettaglio. Non so se voluto o meno, la parte inferiore d'appoggio ha questo taglio. Io ho già testato più volte questa sezione sul deck e titubo perché la dimensione, il diametro di questo inserto è veramente piccolo, l'O-ring altrettanto piccolo, e una volta portato a temperatura il deck non so quanto effettivamente possa generare un gioco con questo materiale. A differenza del Monarch 1 hanno preferito installare un adattatore non a vite ma con doppio O-ring di tenuta, materiale Derling nero, e la sezione che farà da tappo della nostra campana, con la sezione centrale che sarà l'inserto del nostro tip. Guardandolo dalla parte inferiore, le lavorazioni di questa sezione sono buone. Per passare alla nostra campana. La nostra campana riporta l'asola esterna, ma ricordo che parliamo di un atomizzatore con un'asola singola per l'aspirazione dell'aria. Adesso lo facciamo ruotare per guardare, queste sono mie ditate, portate pazienza, per arrivare al logo. In questo caso il logo ha un'incisione della corona Monarch. Devo dire comunque l'acciaio tirato molto bene. Questa è la superficie dove andremo a incassare il nostro tappo. Si vede che c'è un piccolo scanso, un scalino d'appoggio per lo stesso. La visione interna in realtà poi cambia radicalmente. Abbiamo 3 sezioni, quindi piramidale il suo interno, con una differenza di materiali, si vede a occhio, notevole.
Il primo scanso sarà quello che andrà in appoggio, in battuta con il nostro deck. La seconda sezione è quella che andrà a prenderci il flusso dell'aria e la terza, leggermente più spessa, aiuterà a iniziare la dissipazione del calore. Lo spessore iniziale è il classico, praticamente 9 decimi, quindi manca pochissimo per arrivare a 1 millimetro. Abbiamo lo spessore intermedio che si appresta poco più di 1,5 millimetri e l'ultimo, quello dove c'è più abbondanza di acciaio, arriviamo a 2 millimetri. Essendo piramidale avremo dei diametri interno variabili, quindi quello in appoggio del deck sono 19 mm.7. Quello centrale, inerente ai flussi dell'aria, abbiamo 18 mm.6 e quello della dissipazione in testa siamo quasi 18 mm. La lunghezza della nostra asola è di 4 mm.8 per un'altezza di 2 mm.2. Passiamo al deck, in questo caso nudo e crudo, come piace a me, cioè privo di tutte le sezioni che si possono togliere per una pulizia, a parte la vite inerente alla torretta del negativo, ma per dare uno sguardo interno e rabbrividire della sua lavorazione. Vi faccio notare dove viene posto uno dei due O-ring minuti. Questo è quello con la sezione leggermente più larga degli ultimi due che vi ho fatto vedere, che viene inserito al suo interno, mentre quello più piccolo, avete visto, va sulla sezione in ultem, dove andrà a infilarsi in questa sezione cava al suo interno. Per quanto possa sembrare bassa la profondità, in realtà gli hanno costruito due bacini laterali che ci aiuteranno per la disposizione del cotone ed allo stesso tempo per aumentare la profondità del nostro deck. L'isolatore questa volta è rimasto in sede. La profondità del nostro deck è pari a 4 mm.7. Questa è la torretta del positivo. Hanno optato, come nel Monarch 1, la placatura dorata, guardiamo la sezione inferiore. Hanno voluto creare un disegno similare, questo semicerchio o mezzaluna, sempre per la turbolenza. Io confesso che con il Monarch 1 mi sono trovato veramente molto bene. E questo invece è l'isolatore che verrà applicato sul deck e sopra andremo a inserire la nostra torretta del positivo. Per quanto possa resistere al calore, questo materiale è di una scarsissima consistenza, alle dita si piega, mi fa un po' dubitare sotto un certo punto di vista. E per concludere con il mio pin, che a colpo d'occhio, se uno lo guarda, dice accidenti, ma un altro pin fisso. No, in realtà questo è un bottom feeder. Nella sezione del filetto c'è un foro trasversale per l'erogazione del liquido. Prima di passare all'inserimento della mia resistenza vi faccio vedere un dettaglio: i due scalini nella base delle nostre viti per aiutarci all'inserimento della resistenza, anche se devo dire che questa tipologia di torrette la definisco un po' retro, installando resistenze un po' complesse. Fare la rotazione perimetrale della vite diventa un po' difficile. La resistenza è stata opportunamente inserita, vista dalla parte superiore, un valore resistivo di circa 0,3 ohm. Facciamo un'attivazione per vedere la sua reattività. Molto bene, dal centro verso l'esterno, vedete anche la risposta di raffreddamento del Nicrom 80, come si comporta. Riesco ad avere anche una buonissima quantità di cotone. Il liquido si vede che va a colpire la parte centrale della resistenza. Vediamo in questa parte, se lo vediamo, eccolo, si vede perfettamente anche dalla parte in ultem.
Guardiamo anche il lato estetico. Beh, carino, devo dire, perlomeno lo so che è soggettivo, però a me piace. Il Monarch V2 è pronto. Una volta chiusa la campana, un leggero oversquonk fa uscire il liquido, quindi è meno resistente rispetto al suo fratellino, diciamo, antecedente, o chiamiamolo anche fratellino maggiore, ma proviamolo. Qui c'è qualcosa che non va. Mi ero informato in internet in merito al Monarch V2, avevano parlato di alcuni upgrade nel quale avevano aumentato il contrasto, migliorato le turbolenze, ma non mi sembra molto. Forse non ci vedo bene. Ora va molto meglio. Ritestiamolo. Il contrasto non è aumentato. Io naturalmente, avendo montato, avete visto, una coil, una Fused Clapton, ho tenuto l'asola completamente aperta. Buono il quantitativo di vapore che mi arriva al palato, però a livello aromatico pari a 1, 2, su una scala di 20, veramente bassa. La risposta aromatica di questo atomizzatore è deludente, almeno per quanto mi riguarda. Mi aspettavo veramente qualcosa di intenso. Io possiedo il Monarch, chiamiamolo 1, anche se in realtà non avevo un numero assegnato, ma visto che hanno fatto un 2, gli diamo per diritto il numero 1 al vecchio Monarch, ma è come parlare del giorno e della notte. Adesso io non so cosa vi piace di più, il giorno e la notte, ma quello che vi piace di meno è sicuramente questo. Mi restituisce bassissime note aromatiche, un grande vapore al palato, si vede anche quando esce, veramente generoso come livello di vapore. A livello aromatico è qualcosa che non mi piace, non mi dà nessuna emozione, non mi regala wow Moreno, questo sì che è un buonissimo atomizzatore, ma per me non lo è. Questo era il Monarch 2, la versione clone prodotta da SXK. Che bidone secondo me che è questo atomizzatore. Questa è la mia passione. La vostra? Scrivetela nei post. Monarch V2, il clone by SXK. Ma vi invito, I want you, a iscrivervi al mio canale e spero che questo video vi sia veramente piaciuto. Ciao a tutti e come sempre